Loro pensano che tu sia simpatico e dolce. Se vuoi il mio silenzio, ti conviene starmi lontano. Ascolta Sopaccio, dopo il programma ti conviene darti la gambe perché c'ho lo stomaco vuoto. L'argomento è l'alimentazione del gatto, che poi suddivideremo in altre puntate. Intanto voglio fare una premessa, mi sembra doveroso. Comprendo l'atteggiamento di tappo. Perché? Perché il gatto è un felino che, soprattutto in natura, è molto attratto dalle piccole prede in movimento, quali possono essere gli uccelli, i topi, le lucertole, e ha una caratteristica: non si è lasciato molto cambiare dall'influenza dell'uomo, dal fatto di essere ospitato nelle case, allevato, eccetera. Quindi il gatto conserva le sue abitudini, i suoi istinti, diciamo, le proprie origini. Tant'è vero che se potesse conserverebbe anche la sua naturale alimentazione. Ma alla fine, il che si mangia in questo programma che c'ho una Un fame? attimo, adesso ci arriviamo. Cari amici, oggi inizieremo a parlare di un argomento molto interessante. Dico inizieremo perché lo suddividerò almeno in 2 o 3 episodi. Intanto vi annuncio e vi presento il nostro ospite di oggi, che si chiama Briciola. Come? Io non ce lo voglio, è uno spaccone. Sì, io lo capisco che non siete una coppia perfetta, però devi avere un attimino di pazienza. Regia, lo vedi perché io volevo un giaguaro? Oh, vacci piano il giaguaro, non voglio correre Vabbè, rischi, eh. cominciamo bene. Diamo ora inizio al nostro servizio. Non è poi molto strano che Briciola ci metta in croce per mangiare spesso, perché i gatti hanno uno stomaco poco elastico. Questo è proprio una schifezza. Mamma mia, non si può lavorare così comunque. E dicevo, per digerire hanno bisogno di fare più spuntini, addirittura in natura si trovano a farne dai 15 ai 18. È opportuno stabilire un'alimentazione appunto adeguata e come sempre dico è molto importante personalizzarla. Ad esempio, il proprio medico di fiducia, adesso esistono anche dei veterinari nutrizionisti addirittura, eh, potrà fare un piano alimentare adeguato alle condizioni di salute dell'animale, ad esempio in base all'età, in base al movimento che fa, in base al fatto che sia castrato o sterilizzato o meno, o se ha delle patologie particolari, o se è in sovrappeso. Per cui è molto importante non fare una dieta a caso, ma affidarci a una persona specializzata. E nella puntata di oggi io vorrei affrontare intanto il primo argomento, che pensavo fosse più semplice, ma in realtà mi ha dato un po' da studicchiare, diciamo, che è l'alimentazione industriale. Poi affronteremo quella casalinga. Allora, intanto possiamo dire che l'alimentazione industriale si suddivide in secco ed umido. Regia? Vieni un po' qua. Si può evitare di lanciare i prodotti sul tavolo? Anche per la mia incolumità, no? Tu che stai a fa'? Leggo. Sì, ma i gatti non sanno leggere. Forse scritto in gattese. Adesso ve lo spiego io. Allora, quando ci accingiamo a comprare un prodotto commerciale, che sia secco o che sia umido, è fondamentale quello che stava facendo Briciola: leggere attentamente l'etichetta.
Si evince che l'etichetta debba essere scritta in maniera molto chiara. La troveremo sul retro o sul lato della confezione. Dovrà mantenere la promessa pubblicitaria, quindi se l'articolo promette manzo, tacchino, salmone, su in cima come base principale dovrà esserci manzo, tacchino o salmone, le proteine in particolare. Dobbiamo anche stare molto attenti che gli alimenti che ci sono dopo contenuti non siano per esempio tutti cereali, perché altrimenti la percentuale cambierebbe. Una cosa fondamentale che molti proprietari non sanno è che il cibo, specialmente nell'umido questo succede, perché le crocchette sono quasi sempre complete, si divide in complementare e completo. Vi sono dei proprietari che alimentano i loro animali esclusivamente con scatolette o patè complementari. Questo che significa? Lo dice anche la parola stessa. Hanno bisogno di un'integrazione. Se ciò non avviene, possono crearsi delle gravi carenze. Quindi ora lo sapete. Se vogliamo evitare il glutine, tenendo conto che il gatto è un animale carnivoro, possiamo farlo orientandoci verso quei prodotti che contengono patata dolce, piselli, riso. Sì, ma la differenza tra secco e La umido? domanda ci sta. Dunque, la differenza innanzitutto è la consistenza, perché il secco contiene meno acqua e è lavorato per estrusione e solitamente proprio per questo ha più calorie rispetto all'umido. Inoltre il secco ha il vantaggio di essere contenuto in confezioni studiate apposta e di potersi, grazie alla sua consistenza, mantenere più a lungo nel tempo, purché non cambiamo il contenitore e lo manteniamo sempre chiuso. Per pulire realmente i denti del gatto o del cane, in questo caso, bisogna lavarglieli. Li devi lavare o con lo spazzolino o con un dentifricio apposito. Si userà anche il colluttorio quando già c'è tartaro. E non ci penso Lo so, proprio, guarda. te li devi lavare. L'umido invece, come stavamo anticipando, contiene molta acqua, quindi è più leggero, meno calorico. L'umido va consumato in giornata. Se avete intenzione di andare via un paio di giorni, pensate a delle crocchette. Un vantaggio però dell'umido è che spesso contiene meno ingredienti, quindi l'etichetta è più facile e possiamo subito capire se è il pasto ideale per il nostro animale. Volevo darvi dei consigli a proposito di questo. Il gatto è un animale cacciatore, oltre che carnivoro, e prova profondo gusto nel conquistare la preda in movimento. Per cui prima di fornire il pasto potrebbe essere molto stimolante a livello psicologico agitare qualcosa, fargli prendere o rincorrere un qualche oggetto. Non lo incitare alla violenza. Sì, lo so, lo capisco. Briciola, cosa ne pensi? Io direi che è meglio l'arrosto o Ecco, il topaccio che un c'ha le se riusciamo a farli etichette. andare d'accordo, forse possiamo parlare proprio dell'alimentazione casalinga nella prossima puntata. Che ne pensate? Ce la farò con questi due? Intanto io vi invito a mettere un altro mi piace sotto questa puntata e soprattutto a iscrivervi al programma, ok? Dateci tanti consigli, vi aspettiamo.